Ciao, come va? Spero bene. Grazie per aver scelto di nuovo di farmi compagnia in occasione di questo terzo episodio di Pistole Scariche. Prima di cominciare, voglio dirti che nel caso in cui tu voglia lasciare un commento, un'idea, un'opinione, mi puoi scrivere direttamente tramite i miei canali social. Io sono Ivan Millozzi e mi trovi su Facebook e su Instagram, oppure puoi commentare su Spotify, su Amazon Music o su Anchor, a seconda della app da cui mi stai ascoltando. E se magari mi lasci anche una valutazione con qualche stella, mi aiuti parecchio. Perdona la voce, ma oggi non sono in grande forma purtroppo, spero vada bene comunque. Vorrei iniziare facendo un piccolo riassunto, un piccolo recap, come ho fatto anche l'altra volta, dell'episodio scorso, e dicendo appunto che ci siamo lasciati purtroppo al 1956 con la morte di Maria a causa di un tumore al cervello. Anni prima, nel 49, abbiamo perso anche nonna Rina, e a questo punto Franco e Tony hanno 9 anni, si ritrovano soli con lo zio Augusto e con lo zio Nicola. Va detto che sicuramente Augusto ha tentato di convincere Maria chiedendole se avesse voluto avvisare tramite egli stesso Enrico dei due figli che ha avuto, di cui non sa nulla, ma Maria a questo si oppone, non vuole. Ed essendo il suo ultimo volere, Augusto lo rispetterà. E quindi Enrico non saprà mai nulla di tutto questo. Purtroppo però, non sappiamo se la decisione opposta avrebbe cambiato la vita dei ragazzi, ma forse gli avrebbe dato delle chance diverse. Sta di fatto che la legge, in questo caso, impone l'orfanotrofio per i due bambini. Lo zio Nicola è invalido di guerra e non è in grado di badare a se stesso, quindi non può nel modo più assoluto badare ai due ragazzi. Augusto non può farlo perché, anche se sanissimo, non ha un lavoro fisso, non ha un'entrata costante, non ha una stabilità. Di conseguenza i ragazzi verranno trasferiti in maniera coatta, in maniera forzata, in un orfanotrofio. Ecco, da questo momento in poi ti chiedo di fare questo passo indietro insieme. Siamo nella Roma di metà anni 50, siamo in un orfanotrofio. Siamo due fratelli, due bambini di 9 anni. Ci strappano via dalle nostre certezze, dalle nostre colonne, dalla nostra famiglia. Non ci danno neanche il tempo di vivere il nostro dolore per la perdita di nostra madre, la solitudine, lo sconcerto. Non abbiamo tempo di fare niente di tutto questo, perché ci hanno appena tolto i vestiti di dosso, ci stanno lavando forzatamente, ci tagliano i capelli a zero per questioni di igiene. Siamo solo io e te, abbiamo solo paura. I nostri zii non ci sono, non c'è nessuno. Ci buttano tutti insieme in una camerata grandissima, con altri 15, 20, 45 ragazzi di età diverse, con esigenze diverse ovviamente. Cerchiamo di guardarci le spalle, non ci fidiamo di nessuno, non conosciamo nessuno. Ma le prime cose che facciamo sono cadere di fronte agli abusi, ai soprusi, alle violenze, a altri ragazzi che ci rubano i vestiti, ci rubano le scarpe, ci rubano da mangiare. Andiamo a letto di notte senza cena perché ce l'hanno rubata in questa camerata dove d'estate fa un caldo terribile, d'inverno fa un freddo insopportabile. In alcuni punti non ci sono neanche le finestre, neanche i vetri. Ecco, questa è la situazione in cui Franco e Tony si ritrovano improvvisamente. Una nuova realtà mai vista e mai vissuta prima, alla quale devono adattarsi per forza. O si adattano o periranno, o verranno schiacciati. E lo faranno abbastanza rapidamente, a volte vincendo, a volte perdendo. Inizieranno a capire quali sono i meccanismi, le gerarchie.
Lo faranno quasi subito, facendo una sorta di bravata, anche se vogliamo. All'esame della quinta elementare, per esempio, si scambieranno i ruoli, sono identici, nessuno li riconosce e tutti possono scambiarli. Quindi uno dei due sosterrà 2 esami di italiano e l'altro 2 esami di matematica. Nessuno lo saprà mai. E va liscia così. Dopodiché dovranno capire le gerarchie del posto, ma come ho detto prenderanno botte, sputi, insulti all'inizio, dopodiché inizieranno ad entrare nel giusto circuito, a farsi rispettare, inizieranno a fare scommesse, a fare giochi, scommesse tipo tra i più piccoli, per esempio, quello che per primo correrà dall'altra parte della strada a toccare il culo di una prostituta e tornerà indietro, allora vincerà dei soldi. Oppure giocare col punteruolo, il rompighiaccio. Si gioca 1 contro 1 o 2 contro 2 a squadre. Il primo inizia scaraventando il rompighiaccio violentemente a terra, facendolo schizzare dall'altra parte di fronte a sé, dove c'è l'avversario che dovrà prenderlo al volo, onde evitare di essere trafitto dal punteruolo in qualsiasi parte del corpo. Cosa che a Franco successe, effettivamente. Ginocchio destro da parte a parte. Certo, così facendo guadagnò molto rispetto, ma insomma fu messo fuori uso a causa di questo per un po' di tempo, anche perché poi il punteruolo verrà estratto dal ginocchio. Bene, si scontrarono con questa realtà così violenta e improvvisa. Oggi certe situazioni verrebbero trattate con più delicatezza, magari con dei professionisti, con degli psicologi, ma all'epoca dovevi sopravvivere, o sopravvivevi o venivi schiacciato da situazioni di questo tipo. Quindi non ebbero assolutamente il tempo di vivere il loro dolore, il loro trauma. No, dovettero adattarsi. E nonostante questi meccanismi, il bullismo e tutto il resto, ce la fecero. Anche se erano piccoli, crebbero così e andarono avanti. Certo, per farvi capire tutto, c'era chi gli diceva: per farvi capire come funziona, dobbiamo allora farvi capire anche come si picchia, come si soffre qui. Questo gli dicevano, per farvi capire. Io per far capire a te qual era la condizione, posso dirti di un episodio, posso raccontarti di qualcosa che è capitato a Franco, sempre a Franco. C'era Tony che era invaghito di una ragazza che era la fidanzata di un macellaio che aveva il negozio poco lontano dall'orfanotrofio. Passava spesso Tony, la salutava spesso, forse spesso ci chiacchierava anche un po' troppo a lungo. Allora un giorno il macellaio esce con l'accetta in mano e gli dice: ripassa qui di nuovo, parla con lei, io t'ammazzo. Tony non passò mai più. Il punto è che Franco conosceva sia il macellaio che la ragazza. Da lì a pochi giorni Franco passò al di fuori del negozio, salutò la ragazza e il macellaio uscì veramente, lo inseguì con l'accetta in mano, lo accoltellò dietro la spalla destra. La violenza fu tale che ci vollero altre persone per fermarlo e Franco dovette tirare fuori il suo documento per provare che non era Tony, ma era appunto Franco. Questo per darti un'idea delle cose più brutte, delle cose più comiche, se vogliamo, anche se in realtà questa lì per lì non fu sicuramente una scena comica. Ma ecco, questa era la vita in cui erano cresciuti, la realtà in cui erano cresciuti, realtà di cui Augusto sospettava, ma che in realtà non sapeva esattamente, non conosceva. Cercava di chiedere ai ragazzi quando li vedeva, ma ormai loro erano completamente distaccati, indipendenti, pur essendo ovviamente devoti e attaccatissimi ad Augusto e allo zio Nicola, perché erano comunque i loro zii, le persone che li avevano cresciuti, le ultime persone, membri della famiglia che gli erano rimasti. Tant'è che delle 1000 fughe dagli orfanotrofi che avevano fatto, erano sempre tornati a casa. Ed è sempre lì che la polizia
li aveva ritrovati e riportati in orfanotrofio. In orfanotrofio avevano sempre poi incontrato cinghie e bastoni con cui venivano picchiati. Perché? Perché avevano commesso un illecito, erano fuggiti. 1000 volte Augusto li aveva coperti e altre 1000 con un peso sul cuore suo malgrado li aveva cacciati perché non poteva, rischiava di essere arrestato anche lui. Ma in ogni fuga, in ogni situazione, tornavano a casa perché loro tenevano molto alla famiglia, erano molto devoti, erano molto felici di tornare, non solo per la famiglia, anche per tutte quelle persone che ogni volta che ritornavano, essendo poveri, gli offrivano un pezzo di pane, un piatto di pasta. Quando erano bambini facevano merenda con altri bambini, figli di persone che se la passavano meglio, che potevano dargli qualcosa. E questo Franco e Tony non lo avevano mai dimenticato, non avevano mai dimenticato cosa fosse la loro famiglia, anche se era una famiglia fatta di pezzi. Nonna Rina, scomparsa molto presto, non la ricordavano neanche. La madre, scomparsa a 39 anni quando loro ne avevano 9. E fu un vuoto immenso per loro che non poterono neanche affrontare a causa della velocità con cui furono forzatamente trasferiti in orfanotrofio. Ecco, tutto questo fu di certo un trauma che magari, come dicevo, oggi avremmo affrontato con più delicatezza, con più sensibilità, in un modo differente, ma all'epoca dovevi sopravvivere, o sopravvivevi o perivi, non c'era altro modo. E loro si adattarono a quello che era la loro vita ormai. Vita di cui, ok, Augusto sapeva poco e niente, ma ormai facevano parte di un gruppo di persone molto poco raccomandabili che in realtà si portarono insieme per tutta la vita. E vivevano di espedienti, vivevano di furti, riciclavano dei materiali, degli oggetti che avevano rubato, spesso commettevano dei furti, rubavano delle stoffe da un commerciante ebreo e le rivendevano al mercato nero. Cercavano di rivendere e di tirar fuori un guadagno da tutto ciò che potevano, perché ovviamente c'era una parte della giornata in cui erano all'interno dell'edificio dell'orfanotrofio in cui studiavano, per quel poco che studiavano, e l'altra parte della giornata, con orari prestabiliti ovviamente, potevano star fuori dall'orfanotrofio e poi rientrare, ma in quella fascia oraria solo loro sapevano quello che succedeva e come potevano sopravvivere. Rimane il fatto che nonostante la loro vita cambiò radicalmente, ormai da quando avevano 9 anni e entrarono la prima volta in orfanotrofio erano passati 6 anni, 7 anni, erano ormai 15enni, 16enni. E nonostante tutto non dimenticarono mai le loro radici e per questo ogni volta tornarono. Tornarono sempre, a costo anche di farsi riportare via dalla polizia, di farsi picchiare ogni volta. Tornarono sempre forse perché c'erano anche delle domande che si erano sempre fatti ma a cui non si erano mai saputi rispondere, forse non hanno voluto e forse non hanno voluto neanche farle ad Augusto per paura della risposta. Beh, molte di queste domande erano ovviamente legate ad Enrico, il loro padre, che sapevano essere originario di Venezia. E di Enrico conservavano ancora questa foto che Maria gli aveva dato. E dietro di essa c'era il suo nome completo. Ora, successe che in una delle 1000 fughe, a volte anche fughe lontanissime perché ne avevano fatte così tante che più di una volta li trasferirono fuori Roma a 130 km vicino Latina. In un orfanotrofio lì riuscirono a scappare comunque con mezzi di fortuna e autostop e a tornare comunque da Augusto. Beh, una delle volte in cui tornarono da Augusto successe che incontrarono quella persona non meglio definita che anni prima incontrò la stessa Maria e che disse a Maria che Enrico era tornato a Venezia. Beh, questa stessa persona
disse a Franco e Tony di ricordare che Enrico lavorava come concierge in un albergo di Venezia. Franco e Tony ci pensarono un po'. Ormai erano adolescenti e comunque abbastanza indipendenti a causa della vita che avevano fatto. Non avevano un soldo in tasca, non avevano niente, non avevano mezzi. Ma di fronte a questo decisero comunque di partire. Ci sentiamo lunedì prossimo per il viaggio verso Venezia.